Oh, che stiamo mangiando? Ragazzi, benvenuti in questa fantastica giornata, anche se stanotte ha stradiluviato, vero? Io stanotte mi sono spaventato. Ma che no? No, io mi sono spaventato, ma proprio stradiluviato di brutto. Ma adesso non so quando pubblicherei questo video, però ha stradiluviato, ma di brutto proprio. Quindi non ho dormito, sono un po' debilitato, sono un po' stanco. Oggi è carino. Adesso è bello, però sono un po' stanco io. E quando uno è un po' debilitato, un po' prostrato. Hai già capito? Facciamo una pasta oggi che all'estero è molto famosa, che hanno americanizzato e noi abbiamo iniziato ad odiare questo nome, è la pasta Alfredo. La pasta Alfredo, ragazzi, non è altro che la pasta burro e parmigiano. All'estero purtroppo ci mettono il pollo, ci mettono l'aglio, ci mettono il prezzemolo. No, la pasta Alfredo è la pasta burro e parmigiano. No. Scusami, no, però no. posso dire una cosa prima di iniziare, ci sta troppo bene. E tu dirai, ma dov'è che non sta bene? No. Qua ci sta proprio bene. Vabbè, senti, facciamo così, questo lo lascio qua, ecco. Non lo dico, non lo menziono. Intanto vediamo gli altri ingredienti, sono pochi, freschi e buoni. Cioè, guarda quanto sono belli. Sono belli, da vedere proprio. Stupendi. C'hanno una palette di colori. Dice uno si potrebbe fare l'outfit abbinato a pasta Alfredo. Vabbè, basta di cavolate. Vediamo gli ingredienti. Allora, farina 00, farina di semola, sale, pepe, burro, buono. Guardate quanto è buono sto burro, profuma. Lo prendo a un mercato qua vicino, eccezionale. Parmigiano e uova. Questo ho detto di no, lo lascio qua. Io lo uso. Limone. No, ci sta troppo bene, ma ti dico. Vabbè, senti, iniziamo, posso iniziare a cucinare? Iniziamo a fare la pasta fresca. Quindi 100 grammi di semola e 100 grammi di 00. Tu dici, Ruben, ma come fai a vederla a occhio? Non lo vedi a occhio. Vediamo se viene. No, sto scherzando, dai, più o meno dopo un po' uno che cucina lo sa quello che deve fare, dai. Allora, fontanella, pizzico di sale. Oggi non ho trovato le uova bianche, però ci sono queste uova biologiche che sembrano buone. Allora, 2 uova intere, sono piccole, mettiamocene 3 di uova. Comunque la proporzione di solito è 100 grammi di farina, un uovo, però oggi sono piccole quindi ce ne mettiamo 2. Allora, guarda quanto è bello. Questo è il simbolo dell'Italia, la pasta fresca. Iniziamo a sbattere come abbiamo fatto per i ravioli l'altra volta. Piano piano incorporiamo la farina, perché vanno fatte le fettuccine con la burro e parmigiano si mangia con tutto. A me personalmente piace molto col rigatone, però la pasta classica Alfredo è con la fettuccina fina, che mo c'è questo ristorante a Roma, Alfredo La Scrofa, che la fa e dice di essere l'inventore di questa pasta. Ma noi sappiamo. Ma noi sappiamo che la storia è un'altra, no? Non lo so, vabbè, comunque sia, là la fanno molto buone, fanno queste fettuccine fini che scolano direttamente dentro al piatto, ancora un po' di acqua di cottura e poi mantecano con burro fresco e parmigiano a volontà. Però la particolarità di quella pasta, poi tra l'altro io non l'ho mai mangiata da Alfredo La Scrofa, ma la particolarità è che questa pasta è veramente invisibile. Quindi la cosa che mi attira perché sembra molto cremosa, buona. La cosa che forse non mi convince è la cottura della pasta, perché la pasta è impossibile che rimane al dente in quelle condizioni, però andrò a provarla presto e vi saprò dire meglio. Allora, vedete? Faccio così, rompo le uova con la farina, così. Ok, e a questo punto si inizia a impastare con la mano. Comunque ti posso dire, la cucina è un antistress. Che te ridi? È vero. È vero che è un antistress. Cioè, io che sono ansioso, sono strano, quando cucino mi rilasso proprio, cioè mi metto qua, cioè mi sono fatto sta cucina fuori apposta, perché tu ti metti qua e stai proprio, ringraziate Dio, proprio ti metti qua, ti senti un po' di musica, ti fai due fettuccine, cioè stupendo. Ieri l'ho fatto, io domenica ho invitato 2 miei amici, mio padre e mia sorella qua, e ho fatto 2 spaghetti con la spigola, ero proprio contento. Buoni spaghetti. Spaghetti con la spigola. Dobbiamo farli. Volete spaghetti con la spigola? Scrivetelo qua sotto e scrivete se li volete rossi o in bianco. E già che c'è state mettete like. Allora, abbiamo fatto una pasta superlativa, caro Joshua. Assoluta. Guarda quanto è bella. Perché il trucco per fare la pasta è massaggiarla, così, massaggiarla. Poi se la sente un po' appiccicosa aggiungiamo un po' di semola, vedete? Così, un po' di semola. Perché la pasta Alfredo della storia che so io nasce proprio fatta con
impastata col semolino questa fettuccina. Praticamente la storia che conosco, la storia più famosa della pasta Alfredo è questa. Praticamente c'era questo Alfredo di Lelio, Alfredo di Lelio, eccolo qui, che aiutava la madre in questo ristorantino che si chiamava Angelina, dove adesso c'è la Galleria Alberto Sordi a Roma. Praticamente la moglie aveva appena partorito il suo primogenito, eravamo nel 1908. La moglie era molto debilitata, era stanca come me che stanotte non ho dormito per i tuoni, e praticamente Alfredo decide di andare in cucina e preparare queste fettuccine impastate con la semola, condite con burro freschissimo e tanto parmigiano. Andò dalla moglie e gli disse: senti, io ti ho fatto questo piatto di pasta, o te lo mangi te o me lo mangio io. La moglie non solo se lo mangiò, ma gli consigliò anche di mettere questo piatto buonissimo nel menù del piccolo ristorante Angelino o Angelina, ma non mi ricordo come si chiama. Angelina? Angelina. La cosa è che poi grandi attori americani sono venuti a mangiarli a Roma, se ne sono innamorati e l'hanno portato in America. E in America si sa che rovinano tutto. Quindi la pizza fanno de pasta sfoglia, cioè fanno la deep pizza. L'ho mangiata a Chicago, mamma mia, ci ha portato l'ex mia, mamma mia. La deep pizza non si può proprio sentire. Cioè, veramente che la deep pizza? No. È sto pizza col cornicione fatto di pasta sfoglia. E tu stacchi la pizza, intigni dentro perché il sugo veramente è un brodo e un'esperienza brutta. E americanizzano tutto, quindi la pasta Alfredo la fanno col pollo, con i spinaci, con l'aglio. No, nella pasta Alfredo si sa, ci va solo burro, parmigiano e limone. Limone. No, limone. Non ho detto limone, ho detto burro e parmigiano. Sì, poi rivede morbido. Ok, perfetto. La pasta è venuta da paura. Come vedete infatti tutta la farina è avanzata, anzi ce l'abbiamo aggiunta anche un pochino, ma è da paura questa pasta, guardate. No, mi sa ancora non è da paura. Era per l'uovo in più. Perfetta, vedete? Non appiccica ma è elastica e quindi ce la stendiamo subito. Tagliamo a metà. Quanto profumo di buono. La pasta fresca è incredibile. Andiamo a stendere, dai. Ci mettiamo la semola vicino, perché è molto importante per stendere la semola. E come l'altra volta, per i primi 3 step, la ripiegheremo su se stessa, così ci viene una pasta bella precisa e soprattutto il glutine all'interno diventa forte e la pasta rimane bella al dente. Se la sentiamo appiccicosa, temola. Tanto non stiamo a fare i ravioli, non deve essere appiccicosa la pasta, deve essere abbastanza asciutta. Ma poi la domanda è: le fettuccine le facciamo con la macchina o le faccio fatte a mano? Secondo step fatto, vedete? Se è appiccicosa io ci metto la farina. Ci dovete giocare col cibo, vedete, perché tante volte è inutile averci le dosi, perché il cibo parla e noi dobbiamo ascoltarlo. Tipo questo mi sa di... Mettici la scorza di limone, ce la metto? No, ma ha detto, bisogna ascoltarlo il cibo, l'ho appena detto. Ok, abbiamo finito i 3 step, vedete la pasta è bella quadrata, abbastanza precisa, però we are not happy. La vogliamo fina fina questa pasta, come Alfredo insegna. Quindi, eccola. Non siamo ancora contenti, vogliamo ancora più fina la vogliamo. Guarda qua, vedi quanto mi piace fare la pasta. Durante la quarantena del primo Covid stavo tutto il giorno a fare pasta. Tutto il giorno facevi i ravioli. Ah, e no, è appena tornato da Londra, io ho vissuto un pochino a Londra, appena tornato, che avevo appena iniziato la mia carriera da personal chef, magari uscivo con gli amici, a sera tornavo a casa e mi mettevo a fare i ravioli e i fettuccine. Il giorno dopo gli regalava a mia madre da portarle al lavoro. No, ma se fa, è una cosa comune. Cosa comune, a casa, senti a fare. Fine alle 3 di notte stavo là, mi metteva la musica e mi metteva a fare le fettuccine, mi metteva a fare i ravioli con quello che trovo in frigo. Stupendo, ma sensazioni stupende che solo chi ama questo lavoro può capire, no uno come te. Solo chi è italiano. Cazzo, no, però chi ama questo lavoro può capirlo. Ancora più fine. Andiamo all'ultimo step, quello proprio, lo step della morte proprio. O la va o la rompi. Eccole! Vai, guarda qua, vai, guarda quanto sono belle. Vedi che mi vedi la mano da sotto. Now sì, Mo sì. Now yes, we like it.
Questa... Sì. È un foglio di carta. Ci puoi scrivere esame qua. A parte che te posso dire, ormai i giovani di oggi, anche quelli come te che vanno all'università, si fa tutto al computer ormai. Io sono all style, mi piace scrivere cose sui pezzi di carta. Guarda che gli esami in realtà... Sono scritti? Sì. Meno male, perché sennò copiate. Voilà, perfetto. Guarda qua. Amazing, we like it. Stai tranquillo. E iniziamo a fare una... Allora, adesso dobbiamo decidere la lunghezza delle nostre fettuccine. Così direi che sono perfette. Quindi ci facciamo dei fogli così di fettucce. Mamma mia che spettacolo, mi mangiare pure così. Ecco, perfetto, cerchiamo di essere abbastanza precisi. Comunque sta cucina nuova ci ha dato proprio l'input per fare ricette un po' più complesse, non proprio complesse, però un po' più che te puoi muovere liberamente, no? Non credo che sia lo fa sul balcone. Cioè, oddio. No, e puoi fare, ma sono difficili da far vedere, capito? Ci puoi fare un video breve, ma un video lungo così non ce lo puoi fare, perché ci sarebbe troppo macello in mezzo. Allora, ragazzi, iniziamo a fare queste fettuccine. Molto importante la semola, raga, perché se non mettiamo la semola ci si appiccica. Ok, deve essere secca la pasta adesso. Non secca che si rompe, ma secca che non appiccica. Allora, 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Coltello affilato, andiamo. Allora, questa deve essere quasi una pappardella la fettuccina all'Alfredo. È 1 centimetro preciso. Sì. Bravo. Cioè, guarda quanto sono belle. Vedi? Quanto amore ci ho messo nel farle. Si percepiva l'amore, no? Si sente nell'aria. La verità è questa, che bisogna condividere la cucina. Noi italiani abbiamo una cosa molto importante, che è la cucina tradizionale, che non va persa, perché le tradizioni sono la cosa che tengono in vita i vecchi momenti. Cioè, ricordarsi quello che tua nonna ti faceva da mangiare la domenica te la fa ricordare per sempre. I profumi, i sapori del cibo non sono solo nutrimento, sono proprio, evocano i ricordi. E questa è la cosa bella, no? Cioè, a me le fettuccine mi ha insegnato a farmi nonna e io per sempre mi ricorderò di mia nonna mentre le faccio. Oh, grazie a Dio è ancora viva. Però capito cosa voglio dire? Dai, ho detto una cosa profonda, fa un applauso. Grazie, troppo bene. Continuiamo. Tutti i tagli ci facciamo una minestrina di pesce, Sono veramente top queste fettuccine stanno a fare, Allora, guarda quanto sono belle. Sono o non sono la cosa più bella che hai mai visto in vita tua? No, sicuramente no, però è una di quelle. Allora, mo adesso noi le cuociamo, no? Se volessimo lasciarle in frigo, bisognerebbe fare tutti i bei mucchiettini, metterli così e farle seccare in frigo con la semola, mi raccomando, vedete? E queste sono 2 porzioni, diciamo, dai, una porzione abbondante barra 2. Tu sei pronto, caro Joshua? Io sono pronto. Io sono nato pronto. Facciamo bene attenzione ai passaggi da fare in questo momento. Prendiamo del burro. Raga, burro, veramente sono 3 ingredienti piame e buone le cose. Allora, metà del burro giù, così. Poi ci mettiamo un po' di pepe, poco perché non stiamo a fare cacio e pepe. E poi ci mettiamo, a parte gli scherzi, raga, ci sta bene. Io ve lo giuro sulla mia vita, su tutto quello che ho di più caro, che ci sta troppo bene un po' di limone perché dà freschezza, no? Così. Poi prendiamo olio, un goccino, poco. Così. Perché quando burro e olio fanno l'amore, esce fuori qualcosa di meraviglioso. Posso dire che già così pare un piatto gourmet. Già così pare gourmet. Facciamo fondere piano, ma no piano. Nel frattempo ci grattiamo il parmigiano. Lo grattiamo qua, questo era anche il piatto. Questo è di Talas Glass, in Sicilia, fanno dei piatti di vetro stupendi. Questo è uno dei piatti che mi hanno mandato a casa. Secondo me è meraviglioso. Secondo te? Bellissimo. Meraviglioso. Veramente bello. Guarda, sai che famo? Facciamo sciogliere a bagnomaria, qua, sopra all'acqua della pasta.
così si scioglie proprio piano 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 piano, non deve soffriggere niente qua. Grattiamo un po' di formaggio parmigiano, perché io su questo canale vi faccio vedere tutti questi piattini che sono conosciuti, magari ci mangiamo, però magari facciamo di fretta. Invece vi voglio far vedere, questi sono i piatti che possiamo fare quando abbiamo un momento nostro, quando abbiamo un momento con una persona a cui vogliamo bene, una cena tra amici, cioè, capito? Fai quel piatto che non hai mai fatto con la giusta attenzione, non gli hai mai dedicato il giusto tempo, cioè pure parmigiano. Se fa una scodella, facile facile, viene speciale, ma fare la fettuccina Alfredo, così, e chiamarla proprio col suo nome, Alfredo, no? Pure parmigiano, ha un altro effetto, no? Pari quantità di fettuccine e parmigiano. Mi sa cosa esagerato. Ridi. Mi sa che come al solito me l'ho fatto via. Guarda, guarda qua, guarda qua, guarda. Mazza, lento lento proprio, Guarda, lo facciamo sciogliere. E il limone, pensate che in questo burro così sciolto lascerà i suoi profumi. Non stiamo facendo gli aggressivi con la scorza grattata, e stiamo mettendo 2 scorzette così che lasciano questo aroma un po' limonato, pensatela, mentre ci mangiamo questa pasta comunque grassa, burrosa, parmigiano, che comunque ci andiamo a mettere una parte di freschezza che è il limone. Non ti sta a venire fame mentre parlo? No? Sale all'acqua e giù la fettuccia. Oh, 30 secondi? A di troppo. Qua mi tengo spento, cioè non le metto per niente sul fuoco, capito? Poi sul fuoco, sì, induzione. Tra l'altro, raga, ma istituzione dell'LC come la vedete? Io la favola e il lavandino. Cioè, c'avevo il lavandino prima che in confronto non lo so. È tipo, fammi un paragone tonto. Stalla e stelle. Sì, dai stalle alle stelle, te alla pesca, te al limone. Tra l'altro voi preferite te alla pesca o te al limone? Tu? Pesca. Pesca pure io. Te al limone? Però la gente critica, Ma te al limone te lo bevi quando stai male. Ma infatti. Mamma, metti il naso qua. Io so la cosa più bella che ti è successa nell'ultimo anno. Ci siamo. La fettuccia Alfredo. Ci siamo, un altri 10 secondi è pronta. Perfetto, ci siamo, la scoliamo bella umidina qua dentro perché l'acqua di cottura ci serve. Adesso facciamo una mantecata divina. Allora, ancora acqua, ancora un pochino di burro. Ah, raga, ce va. E poi è inutile che... Parmigiano. Oh, piano che sono delicate queste fettuccine, Non fate gli arruffoni, gli intrupponi. Abbiamo fatto tutta sta fatica. Non famo gli intrupponi, Poi vedi, quando inizia a assorbire gli dai una botta così, un'altra botta di acqua e ancora parmigiano. È da paura. E poi gliela vai a mantecare di nuovo. Mamma mia, ragazzi, che abbiamo fatto. Ma che abbiamo fatto? Ma che è? Mamma mia, che è divina sta pasta. Allora, andiamo ad impiattare. Piatto quello bello della Glass. Questa la versiamo proprio così. Guarda la cremina attorno. Mamma mia. Se questa si rompe un po', non ci frega niente. Questa si mangia, che alla fine diventa quasi una pasta corta. Ci mettiamo un altro po' di pepe. Un altro po' di parmigiano. Stai capendo o non stai capendo? Ecco, esatto. Ragazzi, è un momento troppo bello per essere condiviso da solo, perché tu non conti. Alexandra! Ti faccio assaggiare una cosa buona. Sì. Fettuccine Alfredo, l'hai mai sentite? No. Pasta burro e parmigiano, l'hai mai sentita? Aspetta, gli do una mischiata che ci ho messo. Mamma mia, ma che scotta? Assaggia, va? Per fare le cose buone. Te credo. Io lo so. Prima da assaggiare. Buonissima. Buonissima. Mamma mia, quanto... Raga, è proprio buona. Senti com'è cremosa. Sì. Buonissima. Io Adesso, mangio tutto. No. portata la via, se no me la mangio tutta io. Voi intanto fatemi sapere cosa volete vedere nella prossima ricetta. È buonissima. Portala.